Ciao Elena, siamo qua con Gio. Ciao. Conto. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, lo vedo. È lui ora. Appare in questo spazio buio e è come se avesse un vestito che reagisce tipo con una luce verde agli attacchi delle interferenze, no? Vedo che lui ha tipo due spade, tipo quelle di Star Wars, Mm. che cerca di fermare le interferenze, ma gli arrivano da tutte le parti e in alcuni punti lui non si accorge che arrivano. Ok. Vibrazione. 1,3 miliardi. Consapevolezza. 128%. PSPE. 39,61. Vite precedenti. 1926. Cervello. 9,1. Siccome Gio ha già fatto una sessione con me tanto tempo fa, vediamo subito le interferenze eteriche se ci sono. Allora c'è un falconiforme e c'è mm, lo descriverei come un piccolo demoncino. Basta. Sì. EDL. 3. 2 dentro, 1 fuori. Entità mentali che, se ci sono, non sono state viste sicuramente alla prima sessione, perché non si poteva vedere. Allora, ce n'è una di livello 3 e una di livello 5. Come mai questo accento americano? No, non lo so, è uscito così. Sì. È Sì. proprio la cantilena della frase americana. 1,3, 1,5. No? Magari c'è una causa esoterica. Magari ci sono militari USA. Vabbè, 3, vediamo. Allora, 3 fa sì che Joe veda sempre prima la parte, come se quando lui si muove, diciamo, nella vita, nella Matrix, ok? Parte come se ci fossero 3 strade. Davanti è neutro, quindi esperienza come viene, ok? A destra è tutti gli aspetti positivi e a sinistra tutti gli aspetti negativi. E quando lui va nella Matrix, queste entità mentali di livello 3 lo fa virare verso tutti gli aspetti negativi, no? Mhm. Quindi è quella la sua partenza. E per arrivare, diciamo, neanche tutto positivo, perché poi alla fine l'esperienza è esperienza, no? È neutra. E quindi deve rifare tutto uno sforzo per cercare di andare verso l'esperienza neutra, ma
in realtà lui la vive tutto col mentale negativo. E quindi c'è una doppia fatica, no? Come si chiama questa entità mentale? Prosel. Perché? Che senso, che significato ha? Mm, boh, tipo, cioè io vedo proprio come se trascinasse in quella direzione, quindi potrei dire che potrebbe stare per selezione pro, ma pro per loro, Ah, ok? Quindi con mm. vibrazioni basse sempre. Livello 5. Allora, livello 5 è quello che le fa, diciamo che, allora, quelli che lui chiama problemi di memoria o che non si ricorda le parole, le frasi, così, è più quello che gli è stato detto che lui ha, no? Nel senso è più, cioè potenzialmente, fisiologicamente, non avrebbe questo problema, ma è Mm. come se, mm, vedo tipo già fino a poco dopo l'adolescenza, così come se gli fosse stato detto, come se l'avesse creduto da sempre, no? E quindi questa entità mentale di livello 5 recupera sempre questo pensiero per tenere le sue vibrazioni basse, e quindi poi fa sì che lui non si ricordi le parole, no? O le frasi. E più lui crede che non si ricorda, più l'entità mentale non gliele fa ricordare, ed è tutto un circolo così. Così le vibrazioni rimangono sempre basse e fa sì anche che lui esca poco nel mondo, che sia statico. Sia la negatività dell'entità mentale di livello 3 che questa difficoltà, diciamo, che gli viene creata, fa sì che lui rimanga abbastanza statico e fermo, no? E non vada tanto nel mondo. Questa come si chiama? Torpedine. Impianti. C'è un cerchio orizzontale in mezzo alla testa, Mhm. più o meno a livello, è quello anche che le fa, questo qui è impianto mentale, e che è anche quello che le fa venire responsabile degli acufeni. Mhm. Um, e poi c'è un impianto più o meno a metà sterno a cui è collegato quel piccolo demone. Mhm. Che si chiama? Tristic. Fa parte, sai, di quelli avevamo già visti, è tipo una, avevamo visto tipo una evoluzione di un gruppo di Elohim, sai che avevamo visto una volta. E li vedo tipo un po' più sotto come eh, zona dove stanno nel secondo universo. Mhm. Però Lo questo qua, pseudo Elohim. sì, però questo è molto debole, nel senso lo vedo da poco. Da, da litigio col Mm, vicino? sì, esatto. Mm, Ok. sì, Alla fine della prima sessione c'erano delle entità eteriche, no, ma elementali sì. sì. Il falco quando è arrivato? Mm. 6 mesi fa, più o meno. In occasione di?
una difficoltà ehm, rispetto alla sua organizzazione della vita, un po' rispetto al lavoro, come se c'è stato un momento in cui si è trovato, diciamo, si è trovato non tanto, ma lui è come se si fosse sentito in difficoltà rispetto alla vita lavorativa. Eh, ci sono stati dei cambiamenti nell'ambiente di lavoro. Mm, mm. Penso più rispetto tipo all'organizzazione o alle ore di lavoro così, e lui l'ha vista come una cosa negativa, come un problema rispetto alla sua vita, rispetto all'organizzazione della sua vita, e questo ha fatto sì che le sue vibrazioni rimanessero tanto basse, Falconi, per un po' di giorni, Mm. e quindi è stato molto semplice per il falconiforme tornare a interferirlo. Gli EDL invece fanno i postini tra Mm, lui e le entità mentali. esatto. Tutti dentro, tutti fuori. 2 dentro e 1 fuori. E dove quelli dentro dove sono? Allora, uno è lì, qua, vicino a quell'impianto che ti ho detto a metà sterno, che è quello collegato al demone, sì, vero? Sì. Mm. E l'altro l'ho visto nella schiena, più o meno a livello lombosacrale, quello di L collegato al falconiforme. Ok, invitiamo nel cinema 2 persone. Il primo è il fratello che non crede in queste cose e con cui lui non ha un buon rapporto. Si presenta, ovviamente con l'intenzione di vedere le cose, non con curiosità, con strafottenza o altro. Allora, lo vedo non proprio in prima fila, è un po'... Allora, lo vedo molto interessato, lo vedo interessato a vedere questa cosa. È come se una vocina interna, rispetto al fatto che comunque è suo fratello e quindi in fondo gli vuole un po' bene, ho visto proprio questa cosa qua, no? Quindi lui è assolutamente aperto a vedere cosa gli vuol far vedere, e anche con interesse, Mm. no? Rimane un po' in fondo perché ha un po' questa rabbia generalizzata, ma non rispetto al fratello o alla cosa, ma un po' generalizzata rispetto a tutto, rispetto al mondo, arrabbiato col mondo. Ok, c'è quindi il fratello e la Sì, madre? la mamma è più o meno a metà, direi quarta o quinta fila, Ok, più con l'amore di mamma che con vera curiosità, però. vabbè. Apriamo comunque il portale Aureo, chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Gio. Mm? Mhm, Invitiamo chi arriva ha voglia di entrarci e ci entra subito. mhm. Dimmi quanti sono. 49. Ok. E poi chiamiamo, anche se non ritengo nemmeno che sia così tanto giusto, visto che chi si cinivacca ha la responsabilità di quello che fa, chiamiamo tutti i morti da cinivacca. Qui proprio regali a pieni mani, perché ti sei cinivaccato, prenditi le conseguenze, vai da Moloch, no? Visto che Mm. ci vuoi andare. Vai a riempire la sua bella pancia da rana. Invece noi qua dobbiamo così pulire la fossa biologica, no? Chiamiamoli tutti. Quanti Mhm. sono i parenti di Joe e quanti sono i furboni, Parenti di Gesù amanti sono della siringa? 49, Mhm. e gli altri sono tanti, stavolta ne vedo tanti, 25.000. Ok. I 25.000 bucati Mm, e imbucati in questo caso. mm. Cause esoteriche, emorragia cerebrale.
Allora, vedo un collegamento. Allora, c'era un impianto, tipo una sfera, più o meno in mezzo, che era collegata con un posto dove gli facevano delle abduction di notte, però era collegato di giorno. Mhm. E allora, però vedo una reazione della PS. E questa reazione ha fatto sì che si creasse lì questo questa grossa spinta di liquidi e che ha rotto il vaso. Sanguiano. Ha un po' a che fare con quell'impianto che ho visto rombo sacrale, quello dove è collegato il falconiforme. Allergia. Sai che prima ti ho detto che vedevo che è come se avesse una specie di cappotto dove quando arrivavano le interferenze si illuminava di una luce verde? Mm? Ecco, quella reazione lì è come se la sua PS sentisse l'arrivo delle interferenze e cercasse di reagire con le terminazioni nervose Ok. su tutto il corpo e quindi fa questa reazione. Operazione all'occhio sinistro. No, qua non vedo una causa esoterica, vedo più una modalità di vita, Cioè? più, più a livello emotivo, no? Quindi è una continua recidiva dell'occhio di cercare di eh, ehm, cercare di vedere com'è la realtà, Mhm. ma non averla ben chiara, no? Quindi a furia di non è ben chiaro, poi la vedo, non è chiaro, la vedo, il tessuto a furia di si è un po' mm, rovinato, diciamo, un po' ha perso un po' la sua funzione, quindi poi è dovuto fare l'intervento. Ok, acufeni l'abbiamo visti, Sì. memoria l'abbiamo vista, Mhm. gastrite. L'altro impianto, questo qua, quello dove c'è lo sterno più o meno, cioè quello tra mezzo allo sterno. Fatto che mangia con rabbia. Sempre quell'impianto lì. Mhm. Ok. Quel demo infatti si è attaccato con la rabbia, è proprio collegato alla rabbia. Continua ehm, a stimolare quelle vibrazioni di basse della rabbia per poter rimanere attaccato e prendere energia da giù. Quindi il discorso successivo, che è quello relativo alle emozioni, si sposa perfettamente, cioè lui non gestisce come vorrebbe le emozioni. Mm. Esatto, sì, Ok, esattamente. andiamo all'episodio del vicino. In pratica un vicino attaccabrighe, matto, un provocatore, eccetera, ma lui casca nella trappola, Mm. quindi denuncia contro denuncia, sputa in faccia, cose così, insomma. Causa esoterica. È proprio la provocazione di questa interferenza, no? Che per cercare di... Allora, soprattutto quando, in generale, quando una persona ha le vibrazioni molto alte, quindi tendenzialmente è molto forte, le interferenze, per riuscire a interferire, devono agire nella matrix in maniera preponderante, molto visibile, no? E poi comunque sta alla persona con la consapevolezza e l'allenamento tenere fuori le interferenze. Mm. Qua Joe era forte, era pulito, ma in quel caso lì non è riuscito a tenere fuori l'interferenza, quindi le vibrazioni si sono abbassate a tal punto che è stato ehm, mm, stata l'interferenza col demone, eh,
che ha provocato la rabbia, che gli ha provocato la rabbia a tal punto da abbassare le vibrazioni in maniera tale da poterlo interferire. Da lì in poi lo interferisce tramite la rabbia. Ok, chi segue i video e lo stesso Joe in questo momento penserà, vabbè, ok, quindi io ho un certo livello di vibrazione e vengo attaccato. Per esempio, tu Elena hai un certo livello di vibrazione, io ho un certo Mhm, livello di vibrazione, dovrei avere vicini che mi sputano in faccia dalla mattina alla sera, e tu anche. E mhm. invece non è così. Anzi, me lo chiedono perché tu non sei Lucio, non sei ancora morto, non ti hanno fatto uscire di strada, non ti è venuto una bolla gigantesca sulla testa. Qual è la risposta? La risposta è che noi abbiamo imparato con la nostra esperienza e la nostra consapevolezza a creare la nostra realtà e quindi a decidere quali esperienze vogliamo fare e quindi riusciamo a parlare quasi sempre magari un po' troppo esagerato, nel senso che non saremmo qua, però quasi sempre direttamente con la nostra PS e creiamo quello che noi vogliamo, l'esperienza che vogliamo fare, ma in maniera, cioè sappiamo esattamente quale esperienza fare, quindi non abbiamo necessità di traumi o di cose violente o forti perché non è più tempo. Siamo arrivati a un punto di consapevolezza e di capacità di parlare con la PS che fa sì che questo non ci interessi più, non sia più utile per noi. Quindi amplificando vibrazione. Sì, esatto, sì, 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 Mm. tenendo le vibrazioni alte e Quindi proprio magari anche se io mi preoccupo del vicino, questo va a mio giovamento, o se me ne frego va a mio se me ne giovamento. frego va il mio giovamento. Quindi se faccio una sessione e mi preoccupo, come non è il caso di Joe, come primo punto, ma a me capitano spesso, di invitare nel cinema un elenco sterminato di parenti, figli e fratelli, questo va a mio giovamento e quindi vuol dire che ho capito tante cose o non ho capito un K. No, non ho capito niente perché non ho capito che ognuno ha il libero arbitrio e decide per sé, quindi noi non possiamo influenzare gli altri, prima di tutto perché invadiamo il loro spazio e secondo non è utile a noi. Mhm. E secondo, cerchiamo sempre la soluzione fuori. In realtà, la soluzione è dentro di noi. Noi siamo Dio e noi siamo i creatori della nostra realtà e quindi possiamo Eh, creare la però, direzione che vogliamo. però la cliente rumena tipica, perché non me ne vogliono i rumeni, ma è una roba loro tipica, no? Una volta una mi ha fatto l'elenco, io gliel'ho fatto fare del cinema. Saranno state 25 persone. Mi ha elencato tutti i nipotini, tutte le figlie, tutti i figli, tutte le nonne, tutte le zie. Questo era il primo punto. Io gliel'ho fatti elencare, poi gli ho fatto un Q che non hai idea. Eh, Ok, però immagino. dispiace, perché nipotino, poverino bambino. Nipotino ha scelto di venire, di incarnarsi in quella famiglia con quelle persone, con quelle esperienze, quindi lei non ha il diritto, nessuno ha il diritto di interferire con la scelta di quella PS. Quindi lei non può cambiare le persone perché pensando che con questo sta meglio lei ed è più consapevole, assolutamente, anzi, non c'entra proprio niente, cercare la soluzione fuori, in più cercando di modificare la realtà degli altri. Assolutamente no. Ok. Mhm. Madre e fratello sono sempre lì? Sì, la mamma è un po' così, è abbastanza neutra, nel senso guarda e ascolta. E il fratello lo vedo, cioè, lo vedo concentrato a cercare di capire cosa gli fa vedere il fratello. E lo vedo anche lui molto arrabbiato col mondo. Mm. Mhm. Quindi, vabbè, però non c'entra con quello che sta guardando, proprio è molto concentrato. Andiamo alle emozioni di Joe. Anche ad alta frequenza. Mm. Ad alta frequenza
provo a spiegare, perché non è né speranza né desiderio, è come se ci fosse un piccolo spiraglio Mm? dove lui è sicuro che sa esattamente come avere emozioni positive e vibrazioni alte, no? Però è molto stretto perché ci sono tutte le altre emozioni negative che lo comprimono. Mm. Però quell'emozione lì, quella sicurezza le- ehm, che la sua consapevolezza e il poter comunicare con la sua PS è fattibile anche per lui, fa sì che lui non smetta mai di ricercare, quindi anche il fatto che oggi sia qua è anche per questo, no? Mhm. Allora, se fosse stato che tutte le emozioni positive venivano coperte, magari dopo l'ultima sessione diceva, vabbè, non serve a niente, no? Oppure a me non serve, sono un caso disperato, tra virgolette, e mollo tutto, no? E sto apatico. In realtà lui sa che anche per lui c'è la possibilità. Ok, e questo fa sì anche che le interferenze debbano fare fatica per interferirlo, no? Perché in realtà la PS continua a mandare messaggi a Joe per dire, dai, spingi che ci siamo, no? Quindi non so che nome posso dargli, ma... ehm, Ottimismo, ok. Mhm. no? Sì, Ottimismo. sì, sì, va bene. Che abbiamo anche Mhm. trovato il titolo della sessione alla fine. Ecco, via. Ottimismo. Via. Esiste la fiamma? Sì, sì, chiamiamola. O anche anima gemella, se non c'è fiamma. Allora, c'è la fiamma, ma cioè, è come se lui avesse aperto, in questo ottimismo ci fosse stato anche uno spicchio in più che riguarda la fiamma, da poco però, io direi non tanti, un 15 giorni, 3 settimane prima, è come se quella parte lì non l'aveva ancora vista. E la fiamma c'è, e la vedo, non mi ricordavo neanche, cioè quando l'ho vista non mi ricordavo di dov'è lui. E ho Ah, visto la fiamma. è Ed lì? è nella sua regione, sì. Più o meno K. addirittura lì. K, punto esclamativo. Mm. Mm. Ma lo specchio delle fiamme del 21 dicembre ha fatto qualcosa? Sì, sì. Ci ha messo un po' lui, ma... mm. Ma l'ha vista? Sì, sì, l'ha vista, appunto, ti dico, da qualche settimana. Sì. Donna, anni, Sì, più o meno. intorno alla cinquantina, mi sembra, più o meno. Cioè, cucita su di lui. Mm, 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 mm. Mm. Ok, chiamiamola nel cinema. Lei sì che la chiamiamo nel cinema. La inviti lui nel cinema con un mazzo di fiori. Mhm, mhm. Dimmi, perché sorridi? Perché ho visto la scena. Mm. Allora, lei la vedo vicino tipo a un chiosco sul mare, presumo faccia parte del suo lavoro. Lui è andato lì col mazzo di fiori e gli ha semplicemente detto buongiorno, vieni con me che ti porto a vedere una cosa, e lei ha detto va bene, gli ha dato il mazzo di fiori e l'ha portata nel cinema. Questi due sorridenti che si fissano, è come se tutto il tempo fossero spostati, però senza mai togliersi lo sguardo, no? Quindi il collegamento degli occhi istantaneo. Nelle fiamme gli occhi e le mani sono importanti, no? Mm. Perché gli occhi? Perché se è la tua fiamma, se guardi negli occhi riesci a vedere dentro.
Perché le mani? Perché con le mani riesci a sentire il campo energetico della PS, la forza, l'unione delle due, della forza della PS, dei due corpi. E se si fa, diciamo, il gioco dei polpastrelli, Mhm. che succede? Si crea questo canale energetico mm, con le vibrazioni dell'APS, Mhm. dove tutto ciò che entra, tra virgolette, in questo canale arriva a vibrare con quelle vibrazioni alte. Ma Aumentava tantissimo. sai quando si toccano i polpastrelli di una mano di uno e della mano dell'altra, Mhm, in mezzo si forma uno spazio mhm. che ricorda, non so, un cocco, non so, è uno spazio abbastanza grosso, no? A seconda della dimensione Sì, delle mani. Cosa succede lì dentro? Succede qualcosa in quello spazio? allora, adesso che me lo chiedi, sono andata a vedere, cioè sto guardando, ci sono... mm, oh santi nomi. Hai presente quello che abbiamo visto l'altro giorno della Terra? Fiamma terra. Iniziavano a girare le due parti, no? Si creava Mm. quella forza, quel vortice. Ok, qua dentro, tra i due palmi, no? Con i polpastrelli attaccati ai due palmi, si crea quel vortice lì. È di colore azzurro-blu. Cioè si attirano. Sì, 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 è proprio il collegamento, no? Tra Cioè le due parti. quell'energia che univa la terra alla Esatto. sua fiamma Mm, terra, in grande, tu lo vedi nel piccolo, nelle sì, due mani delle fiamme. sì, esatto. Le persone che lo fanno e sono fiamme, che cosa sentono, cosa avvertono, cosa pensano? Sentono proprio l'unione del campo, cioè diventa appunto Un uno. un uno e che crea questo spazio energetico. Sì, è proprio da lì, è come se fosse il gancio, no? Mhm. E poi il passaggio successivo è proprio la fusione, no? Quando c'è l'abbraccio poi c'è la fusione, ma lì è l'unione. Con i polpastrelli c'è l'unione e poi la Ok, fusione. Mm. molto bene. Bene, la fiamma l'abbiamo lì. Lui vuole capire come centrarsi, come dialogare con l'anima. Beh, innanzitutto oggi toglieremo tutto Mm. definitivamente, dopodiché ottimismo, dopodiché azione, Mm. convinzione e ricerca del proprio benessere. Il gatto cos'ha? Il gatto, secondo me, vede le sue due interferenze, Le soprattutto mentali? quella di... No, Ah, il demonino. sì, soprattutto il demonino. Mm. Mhm. E il vicino sentiva veramente dei rumori o se l'ha inventato? Glieli facevano sentire apposta, cioè, allora, siccome il vicino è molto, vibra molto, molto basso, il demonino ha fatto sentire veramente i rumori al vicino per scatenarlo, ma non solo con lui, cioè, diciamo, le interferenze del vicino hanno collaborato col demonino di Joe per fargli sentire appunto questi rumori, per avere proprio, per fomentare queste vibrazioni basse, no? Mhm. Avrebbe anche potuto farglielo inventare, ma non sarebbe stato così potente. E per interferire Joe avevano bisogno di qualcosa di potente. Va bene. Che cosa facciamo, Gio? Chiediglielo. Cosa vuole fare? Eh,
Dice andiamo al cluster, togliamo di nuovo questi contratti e adesso mettiamoci anche l'ad eternum. Facciamolo. Lui avrebbe avuto le capacità di farlo da solo, in eterico? Sì, avrebbe dovuto, sì, assolutamente le capacità le abbiamo tutti. Perché non l'ha fatto? Perché le interferenze mentali hanno fatto sì che lui non facesse il collegamento di poterlo fare da solo. Ecco, Ma lui non poteva vederle le interferenze sì. mentali? Perché non l'ha fatto? Allora, le interferenze mentali, sì, tutti possono vederle. Bisogna tenere sempre le vibrazioni molto molto alte per riuscire a vederle e non avere interferenze eteriche. Quindi è solo questione di allenamento. Ok? Togliamole. Mhm. Togliamo tutti i contratti, vediamo se lo fa. Sì. Allora, ho visto questa scena, ha creato anche l'ad eternum, però l'ha fatto un po' spigoloso, no? Tipo ha fatto una colonna e poi come se diventasse una piramide. Allora io gli ho fatto vedere che è meglio se lo smussa perché mm, gli spigoli è come se bloccassero l'energia, no? Mm. E quindi gli ho fatto vedere che è meglio rotondo. Mhm. Che fa? Sì, sì, l'ha fatto così. Adesso ce l'ha smussato e l'ha messo lì nel cluster. Contratti da tolti, sì. Sì, 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 già tolti, già chiuso il portale. Scusa, non te l'ho detto, sì. Ma l'ad eternum è un ottimo ad eternum basso, medio. Ah, medio. Ok, siccome stiamo parlando di ottimismo in questa sessione, deve essere ottimo, quindi ne fa uno nuovo che Mhm. sia ottimo ora che sa farne uno medio. Medio, mediocre non ci piace, ottimo, sublime, distinto si diceva una volta. Mhm. Mhm. E mentre lo fa, ottimo, si stupisce da quanto sia bello, quanto siano, da, mm, da quanto aprono le vibrazioni così alte. Cioè, sente l'energia di queste vibrazioni così alte e proprio si apre e cioè, si stupisce, non mi viene altra parola. È contento di quello che ha fatto, insomma, si stupisce di se stesso. No, nel senso che sente quanto. Prima era un ideale, no? Mm. Mm, Lo sapeva, ma è come se fosse là, messo là, no? Adesso che l'ha fatto lui e lo sente, supera di molto l'ideale. Aveva un'idea di come poteva essere la sensazione di sentire le vibrazioni così alte. Adesso che lo sente è immensamente maggiore la forza di queste vibrazioni e lui la sente ed è stupito di questo. Bene, è proprio quello Mm, che volevo che si eh, ottenesse. Infatti. Cioè, io non mi merito, io non Mm, voglio, io non so, io voglio il vicino che fa il bravo, ma non muovo un dito per, io voglio la fiamma, passo sempre in casa, ma sto sempre in mm, casa. Eh, io posso, mm, infatti quando faccio ottengo grossi risultati ben superiori. Io oso, no? mm, Osare, osa. mhm. Vai, coniughiamolo, io oso, tu osi e io osa. Noi osiamo, voi osiate, usate Scusate, e si si osa. osa. Mm, È importante. mm.
Potrebbe essere il nuovo mantra ipnosi esoterica Mm, infinitum. Io oso, tu osi. mhm, Ottimo. mhm, Avatar. mhm. Gli spicchietti, allora entità eteriche un po' più di qua, e entità mentali di qua. Lo spiego a Joe, alla seconda, quando non sono state tolte le entità mentali, l'avatar viene visto come, immagina una torta a forma di uomo, no? Ehm, non c'è più tutta la torta, sono rimaste delle fette qua e là di questa torta uomo, Mm, a volte anche proprio fette fatte a laser. mhm, Quindi, non lo so, se c'è un pezzo di testa, un pezzo di spalla, magari c'è solo il lobo dell'orecchio, no? mhm. Come se Esatto. fosse i settori di un disco fisso, perché i settori del disco di stoccaggio dati si riempiono non ad anelli ma a spicchi. Ah, ecco, vedi? Allora sei esattamente Perché così. non mi Mhm. è venuto in mente oggi, non so perché. E io non lo sapevo neanche, Spicchi, sì, però. sì, a spicchi della torta. Esatto, funziona così. No, i vecchi era così, i nuovi penso anche, ma non sono sicuro. I vecchi floppy disk, i piccoli hard disk Mhm. 3 pollici e un quarto, mi Sì. sembra, funzionavano in quel modo. Quindi se si danneggiava una zona, era quel settore danneggiato, gli altri no. Ah, ecco perché. Quindi se togli delle zone, restano degli spicchi, no? Mm, Le entità mentali sono separate dalle entità eteriche per mm. forza, sono due mondi diversi. Bene, con questa nuova... No, mettiamola ad Eternum. Mhm. Lo fa subito potente. Questa luce luminosissima. Mhm. Ha Eh, imparato. sì, È un ottimo ad Eternum. è un ottimo ad eternum e si guarda bene di farlo così. Cioè, adesso che ha imparato, dice col cavolo che me lo fate fare più basso. Ok, Mm. fatto questo, vediamo se ci sono ancora il falco, il demone e i 3 DL. Ah no, Entità mentale 3, 5. no, C'erano cloni? no. C'erano abduction? È come se lo stessero preparando per, ma no, ancora no. C'era un progetto con un nome? Ricollegamento era. Ok. Adesso noi andiamo in quella zona lì del progetto e la togliamo, il collegamento anzi non c'è già più, Mm. e lui ci mette la parola ottimo, con matita verde. Mm? È bello perché mentre scrive parte subito con la vibrazione altissima della Deternum potentissimo, ottimo, e inizia a proprio a ehm, mm, folgorare appunto tutto il programma, partendo anche dall'ipotetico collegamento verso di lui con tutte le abduction, vedo proprio dove c'è la stazione spaziale, dove la base spaziale dove l'avrebbero portato e tutti, diciamo, tutti quelli che erano lì per fare l'abduction stanno tutti, sono folgorati e fanno proprio così. Ok. Chiamiamo la fiamma, mettiamolo davanti alla fiamma, se vuole. Alla destra di Joe, Joe si crea il suo uomo energia. Alla destra della fiamma, la fiamma si crea la sua donna energia. Quindi donna e uomo energia sono uno di fronte all'altro. Dall'alto sono 4. A due, uno di fronte all'altro, gli esseri umani e gli uomo o donna energia. Mhm. Essere energia.
ok? Mhm. E abbraccione di gruppo. O se vogliono si danno tutti la mano. Diamo anche così, come vogliono. Mhm. Si danno la mano. Come se fanno lo stesso passaggio, quindi prima si danno la mano e poi come se in automatico le vibrazioni li unissero e poi ci sono in mezzo Joe e la fiamma e dietro a Joe l'uomo energia e dietro alla fiamma la donna energia che abbracciano loro due e si abbracciano e quindi poi c'è la fusione, no? Di queste vibrazioni altissime. C'è anche un intento in questo abbraccio da parte di Joe, a se stesso ovviamente. Sì, allora, mentre lui faceva questo, era molto centrato nel sentire qual era la direzione, quindi come erano le vibrazioni della PS con unione con la fiamma, ok, l'aumento e utilizzarlo come intento per trovare la fiamma, no? Quindi a livello eterico la PS è come se come bussola usasse l'aumento delle vibrazioni verso la direzione dell'unione con la sua fiamma. Ok, nuova vibrazione. 225 miliardi. Si è staccato, sì, Sì, è sì, la sua. staccato, è la sua. Sì. E quando faceva il quadriabbraccio quanto era? Così, curiosità. 698, Ok. 200 hai detto rotti, no? 225. Consapevolezza. 189, PSPE. 63, 37, Vite precedenti. 1016. Mm. Cervello. 9.4. C'erano altre vite in cui si è incontrato con la fiamma? Allora, padre e figlia, lui padre, lei figlia, nonno e nipote, tutti e due maschi, lui nipote e la fiamma nonno. E un'altra erano un fratello e sorella, lui la sorella e lui e la fiamma fratello. Fammi un esempio di quelle che hai eliminato, che sono tante, quasi la Sì. metà. Allora, la prima che mi è arrivata è lui che era mm, lo vedo in questo campo di battaglia, ma tantissimi, cioè secoli fa, con la spada e lo scudo Mm? a combattere in mezzo a questo terreno. E poi viene ucciso con la spada. Poi un'altra invece lo vedo, un'altra che mi ha fatto vedere dove lui invece era eh, eh, mm, allora dirigeva qualcosa, però sempre tantissimi anni fa, quindi poteva essere una corrispondente di un'azienda moderna, ma non era cioè, boh, non so come dire, un'attività, no? Mhm. Il tempo mm, e però era stato corrotto e quindi aveva fatto delle cose che cioè, è come se avesse usato dei materiali scadenti, però è tanti secoli fa, quindi è difficile riuscire a paragonarlo adesso, no?
Vabbè. Comunque era una cosa così e erano morti delle persone che lavoravano per lui. Ecco, Va bene. queste cose qua. E con queste nuove condizioni sarà ancora sua priorità occuparsi di tutta la menata del vicino? Lui si alzerà la mattina dicendo adesso dovrò fare questo e quell'altro per la questione del vicino, o si alzerà la mattina pensando ai suoi obiettivi personali, la Mm. fiamma, il lavoro, come ottenere varie stupidaggini che vanno tanto di moda per poter lavorare, visto che lui ha più di 50 anni e cose del genere? Mm. Sì, sì, Mm. si alzerà. Allora, con le condizioni di oggi, nel qui e ora, lui si alzerà con l'obiettivo di andare verso il suo benessere, quindi verso la sua centratura e aumentare le sue vibrazioni, quindi la comunicazione con la PS. Quindi vedo proprio, no, da adesso in poi se rimane centrato è proprio un cercare la soluzione dentro, che non è cercare la soluzione, ma cercare l'esperienza ideale in quel momento verso il suo benessere. Mm. 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 La cosa fondamentale, la cosa che già prima mi ha fatto vedere la PS è che lui deve alternare molto andando, facendo un po' vicino al mare, quindi sulla spiaggia e un po' montagna bosco, ok, come allenamento per alzare le sue vibrazioni. Sulla spiaggia, diciamo, l'allenamento che può usare meditativo è quello di cercare tutti i sassolini uguali e intanto alzare le vibrazioni. E invece in montagna vedo proprio come se ehm, visualizzarsi un obiettivo di arrivo. Vedo più proprio i sentieri principalmente in salita, no? Quindi è come se lui guardasse in alto una vetta e dice arrivo lì. Ok, non è che deve essere per forza una roba lunga o difficile, ma è proprio puntare lo sguardo verso l'alto, no? E intanto Mm. allenarsi a alzare le vibrazioni. Ecco, mi ha fatto vedere queste due cose la PS. In questo periodo che ha anche, diciamo, poco da fare, cioè nel senso perché è a casa, proprio allenarsi, approfittarne per stare all'aperto e nella natura per fare questo allenamento di alzare le vibrazioni. Esatto, tutto può essere considerato anche come un'opportunità, no? Mm. Ok, non lavoro, ok, preoccupazione, però posso Mentre, anche avere più tempo per, come dire, la mia giornata deve essere utilizzata al meglio. mm, Oggi cosa ho fatto? Alla sera bisognerebbe chiedersi, oggi cosa ho fatto di bello? ah, Ho perso tempo, ho guardato Canale 5 o ho fatto questo, 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 quest'altro? Oggi sono contento o no? mm, Ottimismo, ottimo. mm. Messaggio della sua PS Vabbè, e, questa parte qua. e messaggio della PS della fiamma, che se è la stessa, lo possiamo chiedere. Mhm. Me l'aveva già fatto vedere prima e era lo stupore per quello che le ha fatto vedere, per l'apertura a 360 gradi delle possibilità, quindi tutta la parte multidimensionale, no? Fuori dalla Matrix solita. Ed era già molto stupita e quindi è molto contenta che le ha fatto vedere questa cosa e dice adesso dice come se avessi aperto questo canale, quindi ho aperto l'energia per accoglierti. Mm. Diciamo che in questo momento è un po' più lui consapevole, quindi è lei come se dicesse sono pronta ad aspettarti, no? Cioè mi trovi e io ci sono. Non la vedo lei in movimento verso di lui, ma lui in movimento verso di lei, ecco. Mhm. Nuova finale vibrazione. 238.
Ok. Mhm. È più centrato? È più in collegamento con la sua anima? Sì, quell'ottimismo che c'era adesso è aumentato tantissimo, si sente più forte, si sente pronto. Vedo che è come se gli fossero venute già in mente delle cose da Sì. fare verso questa cosa. Mm. E quindi lo vedo come se è già lì che si organizza un po' Ok. i movimenti. Mm. E allora abbiamo finito. Elena, quindi Mhm. disconnettiti da tutto e tutti.